Impennate funamboliche, staccate al limite della fisica e stile di guida aggressivo. Queste sono le tre caratteristiche che portarono Kevin Schwantz ad essere chiamato il pilota kamikaze. Kevin Schwantz ha ispirato un'intera generazione ed è stato amato da tutti per le sue grandi gesta. Tra queste la staccata ad Hockenheim nel 1991 ai danni del suo più grande rivale Wayne Rainey. Kevin sale per la prima volta su una moto all'età di 3 anni e, attratto dal motocross, inizia da adolescente a partecipare alle sue prime gare, ma nel 1983 subirà un incidente che gli comprometterà per sempre la carriera in questa disciplina. Il giovane Kevin però non decide di abbandonare il mondo delle moto, ma anzi decide di provare nella velocità, dimostrando grandissime abilità, tanto da attrarre l'interesse del giornalista Josh Jurich, che riuscirà a fargli correre una gara a Wheel of Spring all'interno del campionato americano Superbike, dove in sella alla moto del team Yoshimura vince stracciando ogni record. Nel 1986 parteciperà anche alla 200 miglia di Daytona, arrivando secondo soltanto dietro al grande Eddie Lawson, campione del mondo proprio nel 1986. Le imprese di Kevin Schwantz non passarono di certo inosservate, ma anzi venne notato anche da Freddie Spencer, 3 volte campione del mondo, che disse di lui: "È un fenomeno che va più forte di tutti e se impara a concludere le gare può vincere 5 titoli mondiali". Sì, perché dovete sapere che Schwantz era molto spesso a terra, infatti nella sua gara di debutto ad Assen nel 1986 cadde per ben 3 volte. Le prime 2 stagioni nel motomondiale furono un po' deludenti a livello di risultati per Kevin Schwantz, ma nel 1988 non solo riuscì a vincere la sua prima gara a Suzuka, ma anche la successiva gara di Germania. E terminata la stagione, sempre nel 1988 arriverà un'altra grande soddisfazione per Kevin Schwantz, che riuscirà a vincere il Gran Premio motociclistico di Macao, una gara che si corre ininterrottamente dal 1967 sul pericolosissimo circuito cittadino di Macao, dove si sfreccia ad oltre 200 km/h a pochi centimetri dal muro. Oramai Schwantz è un pilota sempre più maturo e con esperienza e dimostra di essere sempre più competitivo, e quella del 1990 sarà una stagione combattutissima con Rainey. Tra i due, oltre ad esserci una grande rivalità, c'è anche una vera e propria antipatia, tanto che Kevin Schwantz ne parlerà apertamente in una delle sue interviste. Nel 1990 Kevin vince in Germania, Austria, Olanda, Francia ed Inghilterra. Siamo a 4 gare dalla fine del mondiale, ma proprio in quel momento Schwantz riuscirà a concludere solo una di queste 4 gare e finirà la stagione da vice campione del mondo. Kevin Schwantz, nonostante tante vittorie, non è ancora riuscito a diventare campione del mondo e dalla stagione del 1991 arriverà anche Mick Doohan nella lotta mondiale. Arriviamo alla stagione del 1993. Siamo nel pieno del periodo d'oro della classe 500, dove Schwantz e Rainey lottano duramente in ogni Gran Premio, ma il 5 settembre, durante il Gran Premio d'Italia a Misano, accadrà un evento che cambierà per sempre le sorti di quel mondiale. Infatti in curva 2 Wayne Rainey fu lo sfortunato protagonista di un incidente che gli procurò una frattura alla colonna vertebrale, che lo costrinse al ritiro ed alla sedia a rotelle. E proprio questo bruttissimo infortunio capitato al grande rivale permetterà a Kevin Schwantz di diventare per la prima volta campione del mondo della classe regina. L'incidente capitato al suo più grande avversario colpì molto Kevin Schwantz e dopo una serie di infortuni nella successiva stagione decise di annunciare il suo ritiro in lacrime al circuito del Mugello nel 1995. Schwantz chiuse la sua carriera a soli 30 anni, con 25 vittorie totali, rendendolo il secondo pilota americano più vincente subito dopo Eddie Lawson, e il suo numero 34 fu inoltre anche ritirato dalla federazione come segno di rispetto per la sua grande carriera. Dopo il ritiro partecipò ad alcune gare NASCAR, dimostrando anche sulle 4 ruote un grande talento, correndo in 18 gare e vincendone 2, e nel 2000 sarà anche dichiarato leggenda del motociclismo. Le gare motociclistiche per Kevin Schwantz sembravano ormai soltanto il passato, anche se rimase molto attivo nell'ambiente facendo da consulente per Suzuki, ma dopo 18 anni dall'annuncio del suo ritiro riuscì a sorprendere il mondo intero annunciando la sua partecipazione alla 8 ore di Suzuka, dove in sella la Suzuki GSX-R 1000, alternandosi alla guida con Yukio Kagayama e Noriyuki Haga, riuscì addirittura ad arrivare nel terzo gradino del podio. Signori, questo è Kevin Schwantz.